Buongiorno e ben ritrovati qua su Radio Rossonera. È mercoledì 8 novembre del 2023. Buongiorno a tutti. Buongiorno con 3 punti in più, è già un buongiorno diverso rispetto agli ultimi che abbiamo vissuto. Tornano le pagelle perché finalmente possiamo tornare a parlare anche di una prestazione del Milan a tutto tondo, e quindi singoli, tecnica, tattica, insomma. Faremo un po' le pagelle dei 11 giocatori che hanno giocato perché strano a dirsi, ma praticamente sono entrati come se non ci fossero stati, visto che sono entrati praticamente in chiusura, e quindi le 11 pagelle dei titolari più quella di mister Stefano Pioli. Le andiamo a fare subito, velocemente, le pagelle. Poi come al solito vi ricordo che se avete la bontà di mettere like a questo video non ci aiuta tantissimo, quindi lì sotto c'è il pollicione verso l'alto e quindi mettete like al video, cliccate lì sotto. Grazie mille a tutti quelli che hanno fatto ciò anche al post. Come avete visto, insomma, il mister ci ha un pochino salutato per adesso, ma tornerà molto molto a breve mister Emanuele Bottoni, come avete sentito direttamente dalla sua voce. Ma queste sono le pagelle e quindi partiamo con Mike Maignan che prende 7, vi dirò quasi più per il primo tempo che per il secondo, perché alla fine dai, stringi il Milan nel secondo tempo ha rischiato il giusto, non ha nemmeno rischiato così tanto. Mike dove è stato bravo? Non sul gol, perché sicuramente non è colpa sua, il colpo di testa di Skriniar è da 1 metro, ma è stato molto bravo in chiusura un paio di volte, con l'uomo lanciato a rete, una su tutte quella di Mbappé a metà del primo tempo, che sì, quella sì, rischiava di essere decisiva perché il Milan va sotto, rimette la testa fuori dal pelo dell'acqua con l'1-1 e poi se avesse ripreso subito il 2-1 con reduci altre partite sul groppone sarebbe stato complicato gestire la partita, quindi Mike ci ha messo ancora una volta una pezza, anzi gli tiriamo un po' l'orecchia Mike, visto che ultima e mezza era stato un po' così. È tornato Mike, ma una volta ogni 30-40 partite glielo concediamo di non essere perfetto. Davide Calabria prende 7,5, perché? Perché va di fronte al giocatore più forte del mondo, probabilmente in questo momento, da un po' di anni a questa parte, e l'ha sofferto il giusto, cioè magari gli ha concesso un paio di volte l'1 contro 1 e gli è andato via Mbappé, ma gli è andato via 2 volte su 10, su 12, su 15 tentativi di Mbappé. Aiutato sì da Reinders, aiutato anche da Tomori dietro che dava la copertura anche della profondità, come ha detto lo stesso Davide in conferenza post. Però Davide ci ha messo tanto del suo e quindi è giusto riconoscere i meriti quando ci sono. E ha fatto un'ottima partita Davide Calabria, e mi sono piaciute anche molto le parole del post gara, quando ha sottolineato che se qualcosa ogni tanto si dice è perché è giusto mettere fuori un problema per risolverlo. Bravo, atteggiamento perfetto, così che si fa. Andiamo a Malik Ciao, che prende 6,5 e va davanti, se lo sono un pochino alternato lui e Tomori, prima Colomoni e poi oddio, in questo momento un vuoto atroce. L'altro attaccante, Gonzalo Ramos del Paris Saint-Germain. Scusate, ma piccolo spoiler, è l'1:54 in questo momento, mentre sto registrando le pagelle, quindi abbiate pietà di me se qualche volta magari non mi ritrovo con una parola o piuttosto che con un nome. Malik deve crescere ancora tanto, ma ha un potenziale che forse quest'anno si è visto meno di quello che in realtà è. Io mi aspetto tantissimo da questo ragazzo nei prossimi 2 anni. Io penso che possa diventare veramente un signor difensore. Poi ogni tanto qualche errore ci sta, è giovane e imparerà. Così come ha imparato Fikayo Tomori, che questa stagione è stato praticamente perfetto. È stato perfetto con l'Udinese, anche in una prestazione di squadra non positiva, è stato perfetto stasera in una prestazione di squadra invece sì positiva. Quindi Fic, magari tolta l'eccessiva esuberanza, agonismo, cattiveria, mettete quello che volete, forse
un pochino più di calma a Roma, gli consentivo di fare praticamente un percorso netto dal primo minuto di stagione ad oggi. È stato ancora molto bravo Ficaio. Poi ci ho deliziato anche con un calcio di punizione, cosa che onestamente non pensavo di riconoscergli, invece ha calciato una buona punizione. Allora, Teo. Non è ancora Teo. Non era nemmeno però l'ultimissimo Teo. È stato un buon Teo Hernandez, non una roba da strapparsi i capelli, non il Teo trascinante e dominante, però davanti a sé forse aveva il giocatore più in palla della partita per il Paris, cioè Dembélé. E diciamo, l'ha sofferto il giusto, l'ha contenuto quando doveva, alla fine non ha concesso tantissimo, e poi ha il merito di aver crossato una palla al bacio per Olivier Giroud. Perché sì, Teo è un terzino, ogni tanto usiamolo anche per quello che è, un terzino. Yunus Musa, stesso discorso per Teo, è un centrale di centrocampo, usiamolo per quello che è. E Yunus, faccio lo stesso discorso che ho fatto per Malik, mi aspetto tantissimo da questo ragazzo, ha fatto bene anche col Paris Saint-Germain, ha fatto bene in tante altre partite di questa stagione, nonostante sia uno dei più giovani della rosa, ed è anche uno di quelli che ha cambiato molte più posizioni rispetto agli altri, ha girato tantissime posizioni già Yunus, ha fatto l'esterno d'attacco, l'esterno quando abbiamo giocato a 3 col Verona, ha giocato mezzala di destra, ha giocato a 2 a centrocampo, ha giocato davanti alla difesa, ha giocato già in 4-5 posizioni diverse e le ha sempre fatte bene. Questo è veramente un bel giocatore, sono proprio... Mi piacerà vedere come verrà fuori Yunus, perché anche qui bel diamantino Yunus. Tijani Reinders, allora, mettiamo in chiaro, non ha fatto una partita trascendentale, cioè da strapparsi i capelli, 7, 7,5, 8, ma nemmeno le ultime da 5,5 che faceva ultimamente, massimo 6. Ha fatto una partita migliore del solito, parlo proprio per me personalmente, per mio sommo gaudio ha giocato in mezzo al campo, senza inserirsi come un matto in attacco, anche davanti alla difesa, ma non solo, perché comunque giocava a 2, però in una posizione centrale, un po' più bassa, con la fronte già verso il campo, non girato di spalla alla porta, capace anche magari di fare qualche buona giocata a palla a terra, insomma. E poi ha aiutato tantissimo Davide Calabria. Se volete rivedervi la partita, perché magari vi piace rivedere questa bella vittoria del Milan, rivedete quante volte, cioè praticamente sempre, era di fianco a Davide Calabria quando Mbappé provava a puntare il capitano. Non ha fatto una partita, come detto, pazzesca, ma il suo 6,5 lo porta a casa. Poi, se il CT dell'Olanda ci fa la grazia e lo fa riposare durante la sosta nazionali, bene così, sarebbe cosa buona e giusta. Loftus. Loftus ha fatto un partitone veramente esagerato. E devo dire che a questo punto me lo aspetto un po' di più, lì in quella zona di campo, con 2 magari lì davanti alla difesa, un Milan un pochino più ordinato, un pochino più magari anche più riconoscibile sul campo, però più efficace, perché sono più o meno tutti nelle loro posizioni migliori. Loftus sì, ha fatto il 3/4, ma ha fatto il nostro 3/4, quello che abbiamo visto l'anno scorso, 2 anni fa, soprattutto, e anche 3 anni fa ancora di più. Quel 3/4 di tanto fisico, di tanta corsa, di buono spunto. Problema, tra virgolette, ovvero, anzi, la cosa positiva è che rispetto a quelli che magari hanno giocato in quella posizione facendo il centrocampista avanzato più che il 3/4, è che Loftus ha una qualità media nettamente superiore rispetto a quelli che ci hanno giocato lì. Riesce ad abbinare quelle 2 qualità che lo rendono esattamente un giocatore da Champions League. Tanto fisico, tanta corsa, ma anche tanta qualità. Non gli ho dato più di 8 per un semplice motivo.
sembra essere proprio lui colpevole di perdersi Skriniar nel gol dell'1-0. E poteva pesare, poteva pesare tanto, perché arrivavi da 4 partite dove hai fatto 3 sconfitte e un pari, vai sotto dopo nemmeno 10 minuti perché Loftus si dimentica di seguire Skriniar sull'angolo. E poteva essere un errore pesante, che ci poteva far costare caro tanto. Per il resto la prestazione è stata quasi perfetta, perché mannaggia Loftus, quell'assist di Rafa sul dischetto del rigore col sinistro, lì lo specchio va preso assolutamente. Ecco, se iniziamo a giocare così, con un Loftus un pochino più tre quarti che mezzala, tre quarti vera, perché poi l'ha fatto anche partendo dalla mezzala, ma ieri ha veramente fatto il tre quarti, e allora mi aspetto qualche golletto in più, perché ce l'ha nelle gambe, i piedi ci sono, mi aspetto qualche gol in più, anche di testa magari, inserendosi a fari spenti da dietro. Pulisic prende 6 più, rientrava da un problemino fisico, è uscito con un problemino fisico. In mezzo ai 2 problemini fisici, ai noi, c'è una prestazione onesta. Ha fatto una partita senza magari eccessivi errori, senza nemmeno grandissimi acuti, una prestazione, scusate, ordinata. Olivier Giroud. Olivier Giroud ha segnato 3 degli ultimi 4 gol del Milan, perché Olivier Giroud, in area di rigore, se viene servito, sa ancora fare il suo mestiere. Ora, se è costretto a giocare a 2 con Jovic, perde, paga. Se invece viene servito in area di rigore e di testa, perché di testa si tratta essere il suo pezzo migliore del repertorio, fa gol, non c'è scampo, fa gol, o quantomeno ci arriva lui in area di rigore, di testa le prende. Quindi, se ogni tanto pensiamo di costruire per mettere in mezzo cross puliti per Olivier, potrebbe essere un'idea vincente. Poi la bella foto di Olivier nel giorno del compleanno di Hatley, che stacca e sovrasta Skriniar, me la porto a casa volentieri e ci facciamo un bel quadretto, 7,5 per lui, 8,5 per Rafael Leao, che non è Balotelli, che non è un giocatore qualsiasi, ed è forse lui stesso il primo che deve credere ancora di più in questo, non che non ci creda, però Rafa è ovvio che non può fare la partita che ha fatto oggi anche in fase di chiusura, scivolate su Hakimi, chiusure, ripartenze, strappi da 30-40 metri per 10, 12, 15 volte in una partita. È ovvio che qui siamo andati oltre il normale, perché c'era la Champions League, era un dentro e fuori, c'era il Paris Saint-Germain. Però questo ragazzo è veramente troppo, troppo massacrato, e oggi l'abbiamo visto. Quando diciamo così, la squadra avversaria ha la possibilità di non triplicarlo perché non difende bassa e magari la squadra anche lo aiuta, Rafa è questo qui. Rafa è lo stesso che tra l'altro salta 3-4 volte gli avversari contro l'Udinese, poi c'è il secondo e il terzo che lo chiudono. Però, al di là di questo, Mbappé è un'altra categoria. Però il gradino sotto Rafa ci può arrivare. Può essere quel giocatore che non arriva a un livello extraterrestre, ma arriva a essere il migliore dei terrestri, diciamo così. Rafa, dipende da te, dipende da noi, tra virgolette, dal Milan, metterti nelle condizioni migliori, e poi quella cavalcata che fa per rimetterci in partita, se non c'è Raffaele Leao non la fa nessuno, perché quello strappo dove passa prepotente in mezzo a due, tira dritto, serve coi tempi perfetti, quasi con un no look, Olivier Giroud, e poi va a prendersi la respinta di Donnarumma e la chiude in rovesciata, per non parlare dei gialli presi, insomma, di tutto quello che ha fatto nella partita. Ha fatto un partitone esagerato. Ogni tanto, se anche un passaggio a vuoto, pazienza. Oggi
o meglio, ieri sera, Mbappé ha avuto un passaggio a vuoto? Sì, capita. Poi ce n'è chi se ne prende di più, chi ne prende di meno di passaggi a vuoto. Mister Stefano Pioli, che prende 7, perché è, tra virgolette, giusto così. Allora, se si perdono tante partite, è inutile girarsi dall'altra parte e nascondersi dicendo è un momento, passerà, non ci sono errori, bisogna stare vicino alla squadra, bisogna remare. No, a parte che siamo anche pagati per, tra virgolette, per questo, cioè siamo una testata giornalistica, come ha ricordato anche lo stesso Emanuele Bottoni. È giusto parlare bene quando si fanno bene le cose, è giusto dire anche che se si vedono degli errori, dire che ci sono degli errori, senza peli sulla lingua, né da una parte né dall'altra. E stasera, senza peli sulla lingua, bisogna dire che il mister ha approcciato e pensato e pianificato una gara nel migliore dei modi. Un Milan semplice. E semplice non è un aggettivo, diciamo così, poco qualificante per la prestazione del Milan. È invece esaltante, perché nelle cose semplici il Milan si è ritrovato. Una linea 4 dietro che non era eccessivamente alta e che non si è scomposta. Non si è rotta la linea per andare a prendere alto un attaccante, non si è spostato Teo dalla sua posizione di terzino, si è aiutato Davide Calabria. 2 in mezzo al campo che non sono andati in giro a prendersi gli avversari, ma sono rimasti davanti alla difesa, a proteggere i centrali e a provare a impostare il gioco. Loftus-Cheek, che abbiamo usato molto bene, questa è un'ottima idea che è stata avuta dal mister lì in tre quarti, così che fisicamente poteva sovrastare il centrocampo del Paris Saint-Germain, che fisicamente qualcosa paga. Così come è stata una buona idea in generale non prendere alto il Paris Saint-Germain, aspettarlo, giocare una partita ordinata e poi basarsi sulle qualità dei singoli. Quindi, quando si fanno le cose bene, è giusto, diciamo così, dare a Cesare quel che è di Cesare e a Stefano, in questo caso, quel che è di Stefano. Ha fatto una ottima preparazione alla gara, la gara è andata bene, è stata giocata bene, quindi bene, voto 7. Nell'ultima, con l'Udinese, ahimè, l'ha detto lo stesso mister nel post partita di questa sera, abbiamo fatto una prestazione insufficiente, nettamente insufficiente. Ora mi verrebbe da dire, c'è la prova del 9. Sabato alle 15 a Lecce, senza l'allure della Champions League, senza l'ansia di dover giocare per forza una sorta di dentro e fuori, perché con la sconfitta magari sarebbe stato compromesso il girone, con le scorie fisiche di una partita pesante che abbiamo giocato in Champions League e la testa che deve ricaricarsi bene per il campionato, prova del 9. Se ripartiamo anche in campionato, dai, cioè sta stagione è ancora lì. Meno Harlem Globetrotter, più Milan, in tutti i casi. Più sostanza, meno voli pindarici, anche un pochino più scolastici, meno essere svolazzanti o pensare delle cose strane, più tranquilli, più anche così, più compatti, più anche magari difensivi in alcuni tratti della gara o contro alcuni avversari, e perché poi le qualità dei singoli ci sono, sfruttiamole, sfruttiamo i singoli per quello che hanno. Noi siamo arrivati, anzi, io sono arrivato in chiusura di queste pagelle. Buonanotte a me e buona giornata a voi. Ci ritroviamo tra poco, questo sì, per Mattino Milan, tra pochi minuti, tra poche ore, e poi con tutti gli appuntamenti della giornata, quindi lancia alle 13, il talk delle 16, chiude Filo Rossonero con Carlo Pellegatti. Grazie a tutti, buona giornata, buon mercoledì e buona Champions League.